Giuseppe è tornato. Abbiamo Ci di nuovo- siamo. come si dice? A gentile La richiesta. gentile richiesta e Grazie, polarissima richiesta. Esatto. Siete buoni, ma tanto buoni, ma buonissimi. Proprio buoni. Leggetevi i commenti della sua puntata. Esatto. Come facevamo? Allora, Io volevo ringraziarvi comunque, siete stati gentili di nuovo, gentili voi che ci seguite, Loro più di noi. molto più, diciamo, gentilissimi, gentili a bestia. E non se ne parli più. E spero simpatici come sono loro due. Lui è un po' meno. Torna tutto. Ce l'hanno tutti contro io. Non capisco. È il piccolo Lord. Piccolo Lord, piccolo Lord. Non ci si fa. Tutto con piacere, tutto con divertimento, con serenità e spassandosela. Questa è la cosa più importante, l'emozione anche. Ma Noi poi l'abbiamo fatto per la puntata, più che altro per fare due risate. Sì. Esatto, esatto. Poi Anche l'altra avevamo un volta. sacco di cose che ci aveva raccontato. Hai capito? che Esatto. Andavano ridette anche È a voi, vero, è vero, perché vero, era infatti. troppo bellina. Porta sempre Solo gemelli, che, no? solo che il problema è che lui si presenta sempre con gemelli. Tutti hanno un orologio, noi ne portati tre uguali, l'altra uguali. volta non te ne portasti quattro. 3 più 1. 3 più uno. E poi se l'era dimenticato l'altro poi. Sì, l'altro si L'altro era dimenticato perché ora c'era il polso. Esatto. Si è portato oggi. Quindi l'uomo lui ne porta uno, lui per ogni collezione ne ha tre. No, poi come? No, Almeno. ma guarda, Aspetta, questo... no, io devo ricordare, ragazzi, questi orologi vengono dalla collezione di un mio amico, Tientelo caro. di cui né si dice il nome, Non si può. innominabile. Però insomma, uno che sa, è intelligente, ecco, insomma, che sa muoversi bene, e grazie a Dio il suo babbo, povero babbo che è scomparso, era un mio amico, e ha seguito i consigli miei e l'esperienza che ha acquisito, ha creato una bella collezione. Bravo. Bravo, ben fatto. Tra l'altro io ti devo chiedere subito una cosa, visto che si ragionava prima, ce la devi raccontare. Una delle tue, diciamo, compravendite più divertenti. Infatti, però. Guarda, Facciamogli una richiesta. Si domanda qual è stata la vendita più ganza che ha fatto. Ganzetta. No, no, guarda, no. è facilissimo, che è indimenticabile, indimenticabile. Ti parlo di 30 anni fa, insomma, all'inizio degli albori, che si commerciava con i Precision, gli acciai in oro, queste robe qua, insomma. E a un certo punto c'era un personaggio qua a Firenze, che io e il mio amico inglese venivamo a portare gli orologi qui, uno che, siccome quando faceva le trattative sudava, lo chiamavamo Sweaty. Dava l'idea. Sudava e sudava. Allora avevamo una marea di questi Precision, bisogna muoverli. Questo Sweaty comprava tanta questa roba, la pagava poco. Allora che arriva sto Sweaty, si mette lì, si guarda questo bello, insomma se ne conta 7-8, non uno. E fra quei 7-8 c'era uno che andava. Non si sa, ma no, non lo vuole, ma che scherzo, è il più bello di tutti. Non vale, E insomma, si decise, si finì così. Mentre si chiacchiera, si carica, si mette lì, si appoggia qui, e si finisce di chiacchierare. Se fra un minuto, di 5 minuti funziona ancora, vuol dire va bene? Sì. Allora ci si comincia a chiacchierare. A un certo punto io allungo le mani distraendo Sweaty, e il mio amico Tony lo ricade e lo rimetto lì quando mancava un minuto, quando mancava poco. Questa è stata la più bella, secondo me. È imbattibile, cioè imbattibile. Rimessa, devi svitarlo, rimetterlo a occhio, ricosarlo. A parte, è lavoroso. li voleva pagare poco. Li voleva pagare poco, però li pagava comunque. Certo. E ne comprava a 7 voleva 8. pagare poco se c'era un difettino. Alla fine. Non funzionava, andava, no, ma va, no, guarda. C'era la scossa. Lo shaker. Questa è proprio la più divertente. Questa secondo me è una delle più Questa è divertente. E lui veniva a Firenze. Lui a Firenze, adesso è arrivato dall'Inghilterra, si portava un po' di questa roba. E poi E voi faceva tornavate in razzia. Inghilterra. Scusa, poi tornavamo in Inghilterra. E Sì. lui invece era italiano. Lui sì, era Sweaty. Hai capito? Sweaty. Torna. Cioè, loro italiani vengono da Londra, e Sweaty è italiano. Infatti il protagonista di questa puntata, come la scorsa volta, è stato Cinturino. in pratica. Sì. No, basta, perché Sweaty, poverino, era un ragazzo un po' depresso. Ah. Cioè non è proprio un allegrone. No. L'ha preso sempre un po' triste, un po' intenso, quindi
Mi è dispiaciuto quasi. Sono detto che andavo allo Era psicanalista. una revisione, quella Vabbè, alla fine era una revisione. era all'inizio della carriera. Ecco, lì Sembrava di rubare la caramella a un bambino. un po' come il Sugar Daddy, vero? Si ritorna, si casca sempre lì. Si ritorna sempre lì. Invece orologi smontati ne hai mai comprati? Voglia, pezzi di cambio, sacchetti di cosa, voglia. Sì. Ho comprato un Cartier che non sapevo se era buono o no, degli anni 20-30, smontato e l'ho rivenduto, smontato, dicendo Quindi non sapevi se andava. No, non sapevo nemmeno se era tutto buono. Anche se c'era tutto. L'ho dichiarato, c'era tutto. L'ho dichiarato, guarda, io con questo, un cartiere degli anni 20, cioè il movimento europeo, eravamo nei mercatini la mattina alle 7, 8, che ne sai. Compri, costava poco e lo rivendi dichiarando che dice io, ma non ci metterei la mano sul fuoco. Quindi, E però. basta dichiarare le cose, dai. Ci vuole poi onestà. Se c'è il prezzo giusto alla Se fine. c'è il prezzo giusto è tentante, che non è giusto. È quello, anche, è quello, però è quello, la perché psicologia è quella. continua la cosa fino a che arriva in mano di qualcuno con pochi scrupoli e quello lo fa diventare vero in qualche modo. Ecco, quella è la strada, l'inizio della strada è quella. Ecco. Ma già a quel tempo c'era una sorta di falso? I falsi esistono Da sempre? sì, la voglia secondo me. Secondo me la Scherzi, voglia. Anche se non andavano di moda. Alla fine degli anni 70 c'è una foto su un libro che Cartier in Place Vendôme a Parigi, su una montagna di falsi Cartier c'è passata sopra con una ruspa. Certo, Avanti e certo, indietro. certo. Ti ricordi la foto? Certo, Che Fatto che voglia, Cartier andava certo. tanto all'epoca. perché andava tanto e ce n'era tantissimi di falsi. E alla fine tutti i falsi che portava la gente alla Cartier, Sì. diciamo che la pubblicità è stata che la Cartier era così seria che ritirava i falsi Sì. e li distruggeva. In realtà poi non è neanche poi tutto vero. Comunque lì ce n'era una montagna e la ruspa è passata sopra da una parte e nell'altro senso e li ha schiacciati tutti, i falsi. Certo, certo, certo. Quindi ci sono sempre stati i falsi. Ma poi scusa, il valore aggiunto è così alto, cioè da un costo di nulla a un bene. No, ma io non mi che vale immaginavo soltanto- l'idea di dire, siccome a quel tempo si vendevano a sacchettate, Certo. Ah, c'era tanta merce. che facessero il falso Vabbè, con Ci cosa falsi- costavano talmente poco Capito? che era utile Beh, i farlo. falsi li facevano solo su pezzi rari. Su pezzi rari. Sì. Io parlo di un Sintre Curvex Ah. di Cartier Tortue Quindi, degli anni 20-30. cosa che ai tempi costava comunque qualche decina di milioni di lire. Sicuro, parlo di C'è una- un motivo. Ma comunque sui 90. falsi pensa bene che Breguet, l'orologiaio Breguet, Abraham Louis Breguet, aveva inventato una firma segreta sul quadrante fatta con una punta finissima dove ci metteva le sue iniziali e il numero, proprio perché facevano già i falsi nel 1799 o 1800. Sul quadrante di smalto bianco lui ci faceva una firma che la vedevi solo contro luce. E siamo alla fine del tipo la 7 primo garanzia 800. della Quindi, voglio Rolex. dire, Ha gli orologi preceduto. era 40 anni che c'erano da portare addosso. Nel 2002 il gruppo Richemont studiò una vernice particolare per verniciare i quadranti che poteva essere riconosciuta con qualche sistema per vedere se era buono o no, capito? Il quadrante. Cioè, solo con questo pigmento che c'era, allora da lì sì è buono, no? Perché gli altri non conoscevano la formula, la percentuale, la riflessione, una roba di chimica. Fu studiata, poi non so se è stata messa in atto, però per tutelarsi da queste cose, da da questo questo Il mercato. problema. discorso dei falsi è una cosa, è una piaga che c'è sempre stata, dove c'è un po' di commercio, il commercio cresce, il falso arriva di Falso conseguenza. Che vuol dire anche affermazione del marchio. Sì, sì, ma infatti si Tra parla anche di parentesi, certi marchi della moda che fomentino il falso nei paesi dove vengono prodotti, che spesso non è in Italia, fuori dall'italia, fomentino con Falso il perché materiale è- originale il falso della stampa falsa, quindi non riconosciuto da loro, ma questo perché gli aumenta poi la vendita dell'originale. Più se ne vede, Sì. E più più se se ne ne vende, compra. più se ne vende. È per questo, secondo me anche per questo fenomeno di falsi, il mondo degli investitori ultimamente si è rivolto a orologi sempre più moderni perché sono facilmente controllabili. Oddio, ultimamente stanno facendo dei falsi moderni di qualità estrema. Io credo che anche i Purtroppo. moderni sono anche fatti un filino peggio. Se vedi un La quadrante- qualità è peggio, se però- vedi un quadrante di un modello Rolex sportivo moderno, Ne parlavamo quindi l'altro giorno, di no? ora,
la qualità della scrittura sul quadrante Più è grossolana, talmente più grossolana che in confronto con quelli degli anni 90 sono fatti benissimo e di difficile imitazione. Su Quelli però questo sono sono facili da d'accordo. imitare. Sono veramente meno... Sono d'accordo, però quello Sì, che sì. ti dico, mettiti nei panni di uno che vuole investire 50.000 euro, Certo. 10.000 euro, quello che può su un orologio, Certo. quello gli dice che quello là è falso, quello dice che quello là ha avuto un problema, l'altro gli racconta che, insomma, si irrigidisce, si I soldi ce allontana li da hai, un certo sudato livello, ci vai a per comprarmi trovarli. al concessionario Rolex col timbrino che me ne dà di sicuro buoni. Certo, certo. Purtroppo il concessionario Rolex non ci sono, non ci sono, questa è la realtà, Se però vuoi un The Just Lady d'oro lo trovi però. con i diamanti Con i al diamanti. quarzo, Sì, sì. al quarzo Perfetto, ancora di più, perfetto. danno o lui e lei. Sì, sì, è vero, è vero. Ti fanno anche lo sconto forse. E infatti Insomma. te come la vedi questa cosa che ha intrapreso il nostro ragazzo di buttarsi Io? sull'online? Voi Abbiamo smosso un dinosauro, dai. Ragazzi, Avevamo un lui- dinosauro nella caverna, Sì, no? sì, Non si è detto. cioè, sta cavernone, È vero. che non si può, che ronfa, guarda di là, curioso, sa dov'è quell'erbetta buona, sa dov'è il funghetto buono, sa dov'è la marmellata buona, però dice, lasciali lì, me li tengo per me, non li vuol dividere con qualcuno. Siete riusciti a far dividere la sua conoscenza con altre persone, condividere, e la sua serietà, perché ragazzi, vendere roba completamente integra è difficilissimo in questi tempi. è sempre più difficile poi. Ci vuole un'esperienza enorme, cioè l'85% degli esperti in giro sono dei parvenu, ma che l'85? Il 95%. Vediamo. All'85-95. Sono dei parvenus. E basta scrivere su un blog di internet 4-5 articoli un po' fichi e sei più ganzo del mondo. Poi se vuoi proprio fare lo spacconcellone, ti compri le barche, la villa bella, la macchina di lusso, ecco, Allora è fatto. troppo facile, ma sei troppo facile. Quella è trionfa vera e propria. No, infatti comunque anche il riscontro è Comunque stato... state... No, anche il riscontro è stato ottimo, nel senso, sono stati tutti contenti, non ci possiamo lamentare. L'importante è mostrare roba integra al di sopra di ogni sospetto, incriticabile. Esatto. Sì, anche perché è inutile fare, diciamo, i fuochi d'artificio, le cose che ci sono quelle, se quelle sono a posto le puoi comprare e vendere. Certo, Esatto. certo. No, Devi stare cercare certo, i tuoi binari non... Certo, le cose uniche alla fine dei salmi, se sono uniche, insomma, ormai dopo 40 anni di collezionismo se ne vede poche di cose uniche. Sì, vero, Qualcuno vero. se le inventa, ma se non te le inventi di cose uniche ce ne Certo, sono certo. No, infatti comunque anche per mettere in risalto il discorso dei problemi che ci sono nell'orologio, noi si dichiarano, nel senso se c'è per dire un graffio sul fondello, c'è una sezione apposta nella scheda relativa all'orologio dove c'è Certo, scritto certo. c'è un piccolo gap perché vogliamo che la gente che compra... Quindi non fate cosmesi, l'orologio arriva e va. Se ha Possibilmente, una lancetta sì. ossidata gliela cambiate, una svite Ma allentata. io diciamo che, allora, se si parla di orologi moderni o come si parla di orologi d'epoca, meno ci mettiamo le mani. Sì. Beh, certo, certo. Sì. Conta la conservazione iniziale, se è conservato bene ha quei difetti. È faticoso, non Pochi. è facile. No, no, è come difficile, penso. infatti non lavoreremo mai tanti orologi, sempre pochi, perché alla fine Sì. Quelli che sono se buoni. cerchi quel tipo di cose lì non è che proprio ce ne siano tante. No, perché non è questione di ovetto d'acciaio No, semplice no, o di da Jean Paul Killy 60-36 super raffinato. Esatto, È che ce n'è pochi livelli di qualità e ce n'è pochi livelli di qualità. assolutamente. Esatto. Vabbè. Totalmente. E a proposito di pochi, Aspetta, buoni? no, finisco. In bocca al lupo, ragazzi. Crepi. Crepi. Grazie. Grazie. E insomma, a Allora, proposito di portare. pochi orologi ma buoni, vedo che ti sei allora, presentato con 3 orologi splendidi. Se è pensato a questo giro, senti Steve, cosa faccio? Le posso mostrare? no, lasciale pure questi, tanto poi le Ne foto si parliamo. fanno. Sì, Le foto. tanto No, poi si tanto fanno le prendi, si fanno le foto, è tranquillo. Allora, cominciamo, sono 3 crono Rolex, che sono di 3 periodi diversi, d'accordo? Di 3 Assolutamente sì, qualità più diverse. vecchio. Questo è il più vecchio. Questo è 6034? Tra l'altro sto bracciale No, non l'ho mai questo è visto. 64. No, questo è, sì, Questo è monoblocco. monoblocco. Allora, partiamo da questo che è il più vecchio, che è monoblocco, d'accordo? sì. Questo è un esemplare in oro rosa. Io d'oro rosa non ho mai... Ne hai visti Te pochi? ne hai visti? No, d'oro rosa no. Io D'oro d'oro rosa rosa. non Guarda, ho ricordo visto di un averlo mai- 4005
Due 4.500 contatori. sì, due Ma contatori. questo qui io non l'ho mai visto né in India, né in Argentina, né in Sudafrica, nulla. Cioè, orologio di una qualità estrema per essere, siamo nei primi anni 50. Guarda il quadrante, guarda tutto in che stato è, tieni. No, è perfetto. È uno spettacolo. Tra l'altro era probabilmente per il mercato sudamericano, la rosa È andava vero, tanto... vero, bravo. Probabilmente sì. Vero, Quindi vero, strano che tu vero. non l'abbia incontrato. Sì, è vero, Proprio è in vero, corsa. è vero. L'anni provavi? No, di oro rosa no, l'Argentina è un po' staccata dal resto del Sud America. Ok. Si sono sempre sentiti snob rispetto agli altri al resto del Sud America, per capito? Perché? Perché avevano tutta l'occupazione, gli ex nazisti, ex fascisti fuggiti dalla Sta bene. seconda guerra mondiale, tutta questa banda di gente che scappava e quindi il loro ideale di razzismo da sbagliato, completamente sbagliato, il loro ideale di razzismo lo continuavano e lo proseguivano nella terra in cui vivevano, capito? E quindi la gente di colore in Argentina ne vedi molto poca, sempre visto molto poca. E invece di orologi? Di orologi c'erano d'oro, rosa, qualcosa, ma non tantissimo. Ti ripeto, glielo dissi a Beppe l'altra volta, ho visto un Ulysse Nardin, perché c'erano le gare, Ulisse, ho sì. visto delle cultre molto particolari in oro rosa, calendari completi, Azzangocci. ma per esempio Patek, d'oro rosa là non ho visto, ho visto Vacheron cioccolatone. Ma era più in Brasile. E là Sacchetti? No, sacchetti di ovetti lì non c'erano. No. Non c'era? No, lì Nessun lì orologio, tutti precisi? No. Io ho presi un Daytona, comprai un Daytona manuale serie 3 spaccato, col cinturino rotto. E c'era sempre il braccio attaccato. No, quello no, però c'era le macchie di sangue. Di che materiale? E l'acciaio. L'acciaio. E le macchie di sangue c'era. E l'omino che me l'ha portato c'era il taglio sul braccio. Mi fa, guardi, ero qui a fare la fila per venire da lei a vendergli l'orologio. Me l'hanno cercato di scippare e non me l'hanno rubato. Lì in fila davanti all'albergo. Incredibile. E glielo comprai e mi dissi, guardi, me lo pulisca. Quello forse sì. E glielo comprai, ma li pagavo cifre molto basse a quei tempi, ecco. Dove l'hai trovato? Questo qui non abbiamo comprato insieme a questo mio amico. Abbiamo comprato, questo viene da un commerciante famoso del nord Italia, diciamo così. Siamo più... Quindi italiano, via. L'orologio non è italiano. Sì, logicamente. Sì, sì. Ha ragione lui, è sudamericano, secondo me. Probabilmente sì, più brasiliano forse. Più brasiliano. Perché quel secondo me, colore lì è questo più tipo di cassa, quello rosa lì. 18 carati così. Secondo me sì, secondo me sì. Guarda che bella anche la corona. Visto? Con Rolex Oyster. È che Super sì. Oyster questo infatti, eh. No, è quella piatta, quella lì. Quella piatta. Non è tipo Super vetto. Oyster questo, No, fammi questo è ricordare. tipo vetto. Ah, questo è a vita, ok. Perché Molto se... bella quella scritta così, eh. Sì. Tra l'altro è condizioni perfette. Sì, sì. Ragazzi, sono no, 50, lo portavo. 1950, no, ma non comprato. No, È il top. Dei prezzi non se ne parla perché non se ne parla. Sono orologi questi qua che insomma, mi come piacerebbe rarità vedere la nasta questo. Più che Eh. altro. piacerebbe la casa d'astia. È vero. Mi piacerebbe la casa d'astia. Sono ben convinto, anche perché tra i diritti di entrata e l'uscita Questo è un rosa modello, se lo metti vicino, è differente. Tutt'altra questo è cosa. molto più Ma erano grave, proprio eh. differenti. Questo sembra più giallo rispetto a questo, Sì, sembra sì, oro giallo sì, se lo sì. metti accanto, no? Sì, sì. Non sembra oro rosa. Giallo, rosa, Sì. rosa. Mamma mia, è veramente tanta roba. Beh, comunque senso 4 orologi, si può fare anche uno per uno. No, Sì, è infatti, vero, scusa, io ce l'ho già. E te ce Allora si prende ragazzi, io è quello che Io resta. credo che il collezionista non abbia nulla in Resti contrario, no? quello. Il No, proprietario. che è lì, chiediamolo, c'è qualche problema. Fate pure. Perfetto. E insomma, ti lasciamo i nostri però. Vabbè. Se li tiene, abbiamo portato che se li tiene sott'occhio. Perché alla fine Sono Allora, anche armato. allora e te li quindi vediamo. questo primi anni 50. Primi anni 50, abbiamo detto 3 contatori. Orologi, appunto, io non so quanti avranno fatti a quei tempi, ma non credo più di 200. In oro rosa nemmeno. Ma non ci quello in arriva rosa su- se arrivi su a qualche 50, sì, cioè su 50. qualche decina proprio. Secondo me, esatto. Ma sono su richiesta secondo voi o invece no, le era facevano e una basta? No, la produzione però li ordinavi. Non è che c'erano il negozio pronti. Ti dirò, è sulla guida gastronomica quell'orologio in vendita, quindi del 50, la guida gastronomica mi sembra sia del 52. Sai, su quella questo qua, rivistina il della guida rosa, gastronomica. il rosa.
Allora, in rosa ti dice semplicemente la differenza di prezzo, però la fotografia è in bianco e nero, quindi ti fa vedere quell'orologio con quella... Ordinabile. Sì, ordinabile, cioè disponibile dal concessionario, però cioè, ti fa vedere, ti dice dell'acciaio, dell'oro giallo e eventualmente dell'oro rosa. Erano giaccare all'epoca secondo voi? Sì. Cioè il rapporto Il tipo... fatto era il fatto della cassa Oyster che lo portava su di prezzo rispetto ad altri cronografi in produzione all'epoca. Ho capito. Vai. No, il bracciale è originale, cioè originale, chiaramente originale, dico, è quello dell'epoca secondo voi? Non te lo so dire. Ma guarda, sinceramente. Io quello direi- sinceramente... Avrei dei dubbi. Anch'io. Secondo Però me non è di- che abbia dubbi. è di una decina, perlomeno la chiusura. Sì. E dico bene Giuseppe, Sì, no? secondo me sì. La chiusura è postuma negli anni 70, mentre probabilmente queste parti qua erano come... Diciamo che come queste l'avevano parti sono fatte. rimaste le stesse dagli anni Guarda, 50 certo, fino agli non sono anni cambiate. 80, perché fino alla fine degli anni 80 La usavano rivettatura questo. laterale, certo. Quindi quello devo dire che lì la fabbrica che faceva questi quadranti per la Rolex è rimasta con lo stesso tipo di sistema di lavorazione, né più né meno, stesso peso di oro, quindi non cambiava niente. È andata a cambiare un po' la chiusura. Ok. La chiusura praticamente nei vecchi era un po' più larga, Sì. leggermente più larga, E e in se questi ne qua stringere. più giovani invece andava un po' più a E stringere. aveva per due levante. bordini, dei bordini Sì. laterali. Come si chiamava il fornitore messicano? Josques. Mentre Heccio e Mexico. c'è anche l'altro, come si chiama? D'agosto. D'Agosto. D'agosto, sì, però D'Agosto su... anche. Venezuelano? Venezuelano, Venezuelano. D'agosto. Noi abbiamo trovato un day date Sì, d'oro bianco col bracciale d'Agosto, Sì. che è un bracciale president. Non è più grande degli altri, più alto, con le semicerchie ma è più come alto. quello che era sull'oro bianco Sì. in asta l'altra Sì, settimana? sì. Lì era su, però era su un Dave Just. Era sul day Era Just. sul Day Just, bravo. Just, sì, Ma è questo- d'agosto anche quello lì, mi sa. D'agosto anche quello. E faceva i president molto più grandi, cioè la maglia più lunga, le volte più grosse, cioè metteva molto più oro, non perché era vuoto dentro. No. E queste casse, comunque questo qua, ha la particolarità di avere la cassa monoblocco, Monoblocco, cioè saldata la lunetta al resto della cassa. cioè la parte sopra e la parte sotto, e si avvitava, basta. Non era la ghiera che si infila e tiene il vetro e resiste a questo e a quell'altro. Tutto quello che è 6.0 come Sì. codice iniziale È monoblocco. È monoblocco. Il 6.2 successivo, No, questo è sempre 6. questo è 6.2, però il 6.2 successivo praticamente è in tre pezzi, fondello, carrone Ok. e ghiera. E già il 35-25 era monoblocco però? Sì, 35, totalmente. Che è stato il era primo- il primo. monoblocco, quello Ok. addirittura Quello è è- un si parte di fondello, lì. quello è il blocco, monoblocco, il è monoblocco. un fondello e praticamente la parte di sopra. Sì. Questa perlomeno c'è una Sì, una finta ghiera. Una finta insomma, ghiera, sì. C'è una grazia una sopra. grazia Sì, sua. sì. E questo invece è il suo cugino povero, perché è d'oro giallo. Questi ne ha fatti Il anche. dottor Var. Però si vede bene anche la differenza della... Questo lo diamo a Steve. No, ma che no, ma che te ne frega? Vabbè, oh, se proprio... Guarda Luca, che poi se dice di sì sono tanti. Hai detto di no, hai detto. Non gli va neanche male, mi sono offeso, Hai mi sono detto di no, offeso. hai capito? Preparaci, preparaci. Io avrei detto di sì. Lo so io. No. Vai tranquillo, ce n'è uno più per noi. Oh. Anche questo, stessa differenza. Certo. Se uno vede le tipologie di quadrante sono... Leggermente differenti La, da legge- poco. e la tipologia, la stampa era quella, l'indice era grosso, molto affilato verso il centro, le lancette sono a barra, lo vedete? Questo esisteva anche nelle altre versioni con i contatori piccoli. Con i piccoli, contatori ti ricordi? piccolini, sì, Il sì. 6.0 nei più vecchi c'è contatori piccolini. E entrambi avevano questo, insomma, erano fatti così, a monoblocco, contatori eccetera, grandi. eccetera, ecco. Infatti. Però Alla sai fine che questo a diametro... vederlo, no? Questo sembra, quello di oro giallo sembra un pochino più grande. Per l'effetto ottico, dico. Ma è la chiusura della cassa dal sì. E questo qua è quello lì. Questo è il Il cinturino cinturino che che vedi là. chiude lì Sì. fa sembrare la cassa più, Sembra, più invece piena, più se grande. ci pensi, è buffo, In realtà no? la cassa è la stessa, identica. Sì. Sì, no, bello. Tra l'altro anche Ganza il fatto che le lancette siano coordinate anche quelle dei sottoquadranti, no? Sì. Dei contatori. Dei contatori, Certo, sì. certo. Sì, la parte Col- cronografica ha un colore, la Sì. parte diciamo tempo ne ha Sì. dorate. E questi sono i temi degli anni, primi anni 50, 52, 56. Poi passiamo al Dove hai suo- trovato invece? Aspetta, per parlare questo quella- qua. Allora, tutti e tre l'abbiamo preso dallo stesso commerciante. Questo c'è una storia bellissima. perché
Io andavo a Milano, ci trovavo a Piazza del Duomo, era inverno, era freddo, e si vide i vigili milanesi e coso. Noi eravamo bacuccati, che era perfetto, si disse, ma ti ricordi il film di Beppino e Totò che vanno da vigile? No, io vorrei Sappiare. E allora si è cominciato così, e questi ci guardavano, poi non hanno capito. No, io volevo Volevano sapere, siamo alleati. per andare dove vogliamo andare e dove dobbiamo passare. Andiamo da quelli e eravamo alleati, ti ricordi? Sono asburgici. Cioè, e siamo stati un'oretta a perdere tempo a fare questa scenetta. Poi dici, dai, andiamo, e sono andato da questo collega. E da lì, ogni volta si passa, che siamo a Milano, uno sono sta a cercare un vigile, come si chiama? Un pizzardone. No, No, quella quella è Roma. Roma, Roma è pizzardone. Ghisa è la torre di Pisa. Un Ghisa. Ghisa. Asburgico. Invece questa bigiotteria qua che cos'è? Questo è un bracciale che Io non l'ho mai visto. Questo è un'opera d'arte, questo è poi è veramente 14 carati. fate vedere il colore com'è. Mercato americano, mettilo vicino a questo. Cioè 18 giallo e 14 giallo, vedi la differenza proprio della tonalità della caratura. Questo tende più a un verdastro, un po' più E svolto. allora, essendo 14 carati un orologio che costava meno, ci hanno messo anche un quadrante, nonostante sia di una referenza Più diversa. Quadrante anche più vecchio. Anche più vecchio, Secondo me esatto. quella è quasi una rimanenza, quel quadrante. Probabilmente sì. Che numero di cassa ha? Che riferenza ha? Questo. No, C'è scritto su... No, qui non l'ho guardato, no. Ma cioè, la differenza di questo qua è già 6,2. 6,2, 3,4. Infatti questo non è più un monoblocco, ma la ghiera che si toglie e si mette a pressione col vetro su una specie di dente che c'ha la carruca, che c'ha la cassa e qui dovrebbe essere teoricamente resistente all'acqua. Sì. Poco la vela. Il bracciale è proprio della Rolex? No. Ok, però è il bracciale dell'epoca di... No, È il ci suo sta bracciale benissimo. pennato, sta perché da lo Dio, vedi, bellissimo. Sì. lo vedi come accompagna Sì, questo, esatto, perfetto. perfetto, proprio nella curvatura, nella È finitura. particolare perché anche qui c'è i rivetti, visto? Sì, ed è anche elastico. Lateralmente Sì, è rifinito a rivetti come quello della sì, come questo. Rolex. Tra l'altro mi sembra che ce l'abbia con le cuspidi questo qui. Sì, esattamente. Questo ce l'ha come l'Oyster americano. L'Oyster americano aveva le cuspidi. Ok. Quello venduto in Europa c'aveva i fori. I fori, è vero, è Sono vero, le è vero, è due vero. differenze. Ah, Questo ok, ce l'ha non sapevo con di le questa cuspidi. differenza. Tra l'altro c'è anche Comunque le se lo iniziali fece sul fare, fondello. se lo fece fare, secondo me quello che comprò Sì, l'orologio se lo fece fare perché è troppo insieme. Sì. No, è troppo tutto- perfetto, è troppo troppo perfetto. perfetto. Ma anche le anzi, cioè anche... Attacca con la cassa, tutto, sì, perfetto, anzi. capito? è perfetto. Quindi quando lo comprò lui disse io voglio, magari non ce l'avevano pronto il bracciale Rolex Sì, di e l'ha questa fatto veste, fare. l'ha fatto fare. Sì, probabilmente questo è in America, l'hanno fatto fare in America. Questo è 14 carati, 14 carati, tutto 14 carati. quasi sicuramente. E questa è un po' la storia della cronografia. Belli, Oddio, è un pezzettino, diciamo. Parliamo di 1, 2, 3, 4, 5 periodi, la storia della cronografia la Sì. dividerei in 5. I primi i cassa a scatto, Cassa a i scatto. secondi i primi cassa a vite, Esattamente. poi questi, poi i suoi cugini Diciamo, che c'hai lì, il no? monoblocco diciamo sono quelli che dopo il cassa a scatto sono i primi fatti, il monoblocco tipo 35-25 che tanti 4005. io ne ho visti di quelli addirittura che non hanno nemmeno la scritta Oyster nel fondello, ma Oyster Watch Company, cioè di quando la Rolex comprò la ditta Oyster. Sì. E la Rolex mise solo l'RWC all'interno del fondello perché non buttò via le casse erano d'oro, le buttò via, ma neanche quelle d'acciaio, per cui... E ci mise solo l'RWC e c'era l'Oyster Watch Company con tutti i brevetti, Germania, Inghilterra, c'era tutto il numero del brevetto di quel tipo di cassa. L'anno Sì, sì. dell'emissione del brevetto. Quindi Quanto quelli vanno stanno pagati? diciamo dopo il cassa a scatto. Quanto vanno pagati? Dopo il cassa a scatto c'è quello, poi ci sono questi, Poi ci sono il questi. 6-0, Poi c'è diciamo il 6238 che non abbiamo, il 68 che manca. che praticamente il 6238 è diversa la grafica del quadrante, ma ha la ghiera, diciamo anche questa qui in 3 parti. Stessa cassa? Stessa cassa, sì. Sì. Per arrivare poi alla fine al Cosmograph. A Cosmograph, certo. E questo è un po' quello
Sì, questo Sì. è ghiera nera, ghiera oro, però in pratica è sempre il Cosmograph, quindi la pompa a vita. È difficile, se te dici io voglio comprare un crono d'oro. Ora, abbiamo una conoscenza, abbiamo una scelta varia, ma uno ti dice, i prezzi fra questi potrebbero essere abbastanza vicini, sbaglio di un 20%. Sì, giusto. Difficile sapere su quale comprare, su quale investire oggi come oggi. Io credo che la cosa intelligente sia, a parte l'integrità dell'oggetto, che l'abbiamo detto, è quello che deve essere un po' gusto tuo. Certo. Devi comprarti una cosa che ti va, ecco. Ora, Così non sbagli di sicuro. ma insomma, almeno non sei triste e cazzo, volevo comprare quell'altro. Vero. No, Aggiusti sempre. Poi arriva la fine E degli poi anni arriva- 80 e arriva l'automatico con una cassa molto Beh, pesante. più Infatti se corposa. sentite il peso dei 3 orologi, In questo veramente movimento fa- quale? Zenith. il primo. Ma se senti la differenza di peso tra, Che tra questo l'altro- e quello, dici te, ma Non torna. no, non torna. Te l'hai visto la differenza fra il movimento Zenith primero della Zenith E della questo qua? Rolex? Sì, Completamente diverso. ma una abissima. Questo qua è 100 volte più bello. Ma scherzi, è rifinito in È maniera rifinito, diversa, ma ma- difatti non gli ha mai stupendo. venduto il movimento, gli ha venduto gli sbozzi del movimento, cioè Ok, le le Bosch, Bosch. tutta la rifinitura tutta la la faceva la rifinitura. Rolex. Per quello che ci metteva tantissimo, quando praticamente cominciò ad andare di moda subito l'acciaio lo trovavi poco perché essendo lunga la lavorazione di rifinitura, la Rolex aveva molto più interesse a metterli in cassa Nell'oro. oro e poi anche acciaio e oro, poi arrivò l'oro cinturino pelle, quindi quelli erano quelli preferiti e l'acciaio lo lasciava sempre ultimo perché alla fine a parità di costo Guadagno del era molto movimento più, gli altri guadagnavano molto di più, quelli d'oro, quello d'acciaio guadagnava meno e si è sempre trovato poco per quello. È che oggi ha superato quello d'acciaio il valore di quelli dell'oro, Sì. quasi di quelli dell'oro, dell'acciaio oro di sicuro. Sì, cioè, è chiaro, anche di tanto. E invece raccontaci quando hai fatto il benefattore che sei riuscito via a far sposare una povera ragazza che... Questa la sono persa. che bellina. No, io È un benefattore. andavo sì, cioè il cuore... No, D'oro. movimento D'oro, zero. infatti. Quale movimento zero? D'oro rosa, D'oro no? rosa, te d'oro rosa. Io avevo questa pubblicità che con le foto degli orologi che cercavo Sì. E quanto li pagavo. Poi il nome del signor Luca sarà all'hotel bla bla bla, dal giorno al giorno tale. E vedevo quelle che si pubblicò Sì, l'altra volta. esatto. E Dov'eri? arrivo a Buenos Aires, sempre Sempre Capital Federal. E a un certo punto, mentre ero un pomeriggio, tardi, verso le 4, 5, 6, arriva una signora carina, vecchina, insomma, settantenne, con una bella figlia alta, insomma, una bella ragazza trentenne alta. Le dicevo, ci mettiamo a sedere e mi apre un fazzolettino di quelli, sai dove con rivolti nell'apparecchio da piccolo. E anche la dentiera. Diciamo parecchio. Stavo a dire. E allora lo svolgi e qui c'era un Chronopatek 530 con il quadrante scientifico. Il quadrante scientifico è un quadrante che ha fra il bordo esterno e il centro due semicerchi neri e gli indici a... Sembra un po' un timone. sembra un po' cerchio. sì, sì. Però era un po' smontato, cioè un pezzo di qua, un pezzo di là, il fondello aperto. E questa mi fa, guardi, qui lei ci scrive che lo paga $10.000. Sì. Faccio, no, signora, questo, penso che $10.000 se tutto insieme. questo Quello, è quell'altro, non so spezzettato. nemmeno se c'è tutto. Io offro la metà, $5.000. Ma come mai era venuta lì? Questa era venuta perché la figlia, La allungò. la figlia voleva sposarsi, aveva bisogno di soldi, capito? Aveva bisogno di soldi per questo matrimonio. Ripeto, 5.000 di inflazione, 5.000% all'anno, ragazzi. Quindi con 5.000 euro invitava 5.000 persone. Matrimonio così grosso, farlo più piccino, No. e in tasca. Certo. Comunque, io gli offrì 5.000 e questi parlottavano, la moglie, la vecchina, no, mio marito. E lei, prendilo. Insomma, batti becca, mentre vedevo che traccheggiavo, misi $5.000 sul tavolo. Questi interrompono i soldi ci sono. una chiacchiera e ricominciano a parlottare. Io li lasciai parlottare e poi presi una banconota da 100, la guardai e me la misi in tasca.
Si rallentarono un attimo di parlare, io non feci nulla, e ripresero a parlare, dopo prese un'altra banconota e la rese in tasca. Riparlottano, stavo per mettere la mano a pigliare la terza. Va bene, 4.800 dollari. Invece 5.000. Voi vedete come si fa così. Cioè te li metti lì i soldi E poi a man mano levare, che questo ci veramente. pensa comincia a levarli. Te vedrai che li chiudi tutti gli affari. Questo qui è un insegnamento. Questo è da bellissimo, fare, è bellissimo. questo è da fare. Sì. Quando me l'ha raccontata Fallo ridevo. con PayPal se ce la fai. Fallo con PayPal. Un conto sono gli anni 80, un conto sono il 2021. Questa è la macchina. Questa era carina. Non mi hanno nemmeno invitato al matrimonio. Era per 200. Questa è 400. Sapevano che mangiavi per 200 dollari. Ma insomma. Questa è bellina, bellina. Il peccato che quell'orologio di Calpose l'ho visto perché è comune e l'ho già visto in giro. Ma io- Sì, no, ero contento, ma Sì, ora questo si vede, si vede? Sì, non si fa tanto vedere. dopo Poi dopo ce lo fai vedere. No, bisogna dargli una cinciatina perché è tutto. Gliela diamo. Ecco cincina, Gliela lo so diamo, che sei gliela diamo. geloso. Sono geloso del cincino. Te dell'orologio, io del cincino. ma d'accanto. Che cacchio. Ma ora scusa, ora lo vedono? No. No, No, dopo. Dopo faccio. Ora lo metto lì. Ora lo vedo. Comunque, questo qui è un È per rarissimo- finire la puntata dell'altra è, volta. è praticamente. è il più raro secondo me, insieme al platino Che ci e oro portaste? rosa. No, questo quello non ce l'ho io. È platino e oro rosa, cioè la ghiera Ah, è ok. d'oro rosa Su su cassa. scassa in platino e le magliette in mezzo sono d'oro rosa. Ok. Quello è il più raro di tutti. Però montano su questo stesso quadrante, Come che, tipo- capito, ha questo rosa È molle, la cosa molto più bella molle. di quello lì, quel rosa satinato è veramente... Bellissimo. bellissimo. Sembra quasi dall'effetto tipo madreperla. Sì, Ed è, bello, ed bello. è satino, nemmeno satino, quasi polvere. Ed è il bello è che è di nuovo un bisestile. Di questi esistenti se ne conosce nel mercato, se ne ha coscienza, di due pezzi, questo è uno. Però non devo il PIE di che deve averne prodotti 12 o 13? 12 o 13? 12. 12. Quindi detto che è comune. fai i tuoi conti. Orologio degli Sì, anni sì. 90, 12, primi anni 90. 50, Sei di te che qualcosa dicevi del che era comune. genere. Era comune, Sei te che è infatti. comune. Sì, dai, ce n'è due. Questo Sono quasi sono... orologi in unità questi qui, non sono produzioni... capito? Sono quasi unità di Ma come hanno orologi. fatto a uscire? Cioè, fondamentalmente, se te. No, come si è fatto a vederlo. Lo abbiamo trovato, come abbiamo trovato? Dove l'hai trovato? L'ha L'ho trovato trovato lui, io e ci ho mandato lui. da un mio amico, non sapevo nemmeno ce l'aveva. E di un po', quant'è che non vai a Londra? È dal 2019, da settembre 2019. Da settembre 2019. Oh, non mi lamento, perché qui io qui ci si sta bene, te l'ho detto. Sono stato 2 o 3 settimane al mare a rilassarmi, purtroppo c'era il blocco e non potevo muovere. Toccato rimanere là, Che sfortuna, ragazzi, non nera c'era mezzo proprio. Beh, è cambiata dal 2019 ad oggi, visto? Londra? No, io dico il mercato degli orologi. Da pazzi, da clamoroso. pazzi. Pure Da due pazzi, anni. ma... E Ma sono ora 2 con anni. E anche questo Con la Covid. Brexit com'è? Se dovessi andare a comprare a Londra con la Brexit? È un casino, È un perché- casino. Infatti, Per loro è più complicato, perché sì. te, quando loro comprano da qui, c'è il 20% in più, se ti fanno un bonifico di... Questo per esempio costa 5.000 euro. sì. Io te le. Te le do. No, Sai a te? Ma ti pare? io te ne offro 8 per questo. 8.000, 5.000 quello. Si può fare 8,2. 8 e 2, va bene, te le lascio, te le lascio. Allora, Così ritorni a dare alla vecchietta per invitarti al matrimonio. a ritrovarlo. E insomma, devono pagare... Esatto. Fanno il bonifico, devono pagare il 20% in più. Beh, Sul insomma, bonifico. è cambiato un po', C'è l'IVA. E che è cambiata la sostanza. Sicuramente ci sarà un modo di... No, Ponte e buca, troveranno angoli, sempre gli il spalloni. modo, però- Ora gli spalloni non devono fare più il valico, no. devo saltare tutto, fa la manica. braccia e manica, voglia, vuole a la spalleggiare. il Ci vuole baffione. la secondo me sì, catapulta. i V2, guarda, dalla Germania con V2 la Sì, bombardiamo, sì, la è vero. bombardarla di orologi di Più qua. forza.
E quindi saranno in difficoltà però, secondo me. Sai, nel caso un erano po' pronti di a... parte, sai, non è che erano vai a pronti compiere 100 orologi, sapevano cosa compri un orologio, succede, poi metti al no? Si stanno preparando, ci sarà qualche anno di crisi, poi vediamo. Io non sono un esperto di finanza, quindi non so se conviene o no, gli andrà bene, gli andrà male. Per ora non gli sta andando bene, ma perché la situazione mondiale è Però ecco, è anche un momento storico con questi discorsi Quindi- dei lockdown che non è male per loro perché si mischia col casini Esatto, che hanno loro, quindi esatto. passano un periodo insieme, diluiscono il un po' dolore. il problema, sì. E dimmi una cosa, permute con auto o moto le hai mai fatte? Sì, perché si scambia di tutto. Sei rigattiere, che sì, sei. sì, alla fine sì. Però il deal più eclatante e intrigato è stato questo, senti, si è dato un Porsche, quello l'ammazzavedove, sai il Porsche? 930 turbo. 930 Turbo, e un Ferrari 308 e una moto Honda HRC. HRC, e si è preso un Daytona in platino, un Nautilus 3710 d'acciaio chiaramente, un Ore del Mondo in platino, uno Sky Dweller e una Ferrari Testarossa. Per tornare indietro da Dio. No, sì, il tutto portato col carrello, rimandato col carrello, passaggio di verità online, senza fare un cazzo. Una volta addirittura io ho venduto un orologio a uno e poi gliel'ho ricomprato e lui l'orologio non l'ha mai visto. Ma non per Ma truffa. l'orologio c'era? Sì, no, non era una truffa, È tutto sulla parola. sulla parola, si sembra questo, uno che andavamo a trovarlo una volta al mese, nel venerdì sera, in ufficio, in Inghilterra. Questo lo compro, questo lo prendo, questo te lo ridò, questo lo riprendo. A volte lo ricomprava anche. Certo. Io a volte, ripeto, al campo ancora oggi sono orologi che ho venduto, ritiro, che vendo e ritiro almeno 3 Certo. volte. Anche perché quelli li conosci su tutte Quelli li conosci, sai che è bello la roba che andava bene 20 anni fa va benissimo oggi. Questo è lo scambio più intenso, devo sì. dire. Complesso, ecco. È un bel affare. Per comprare 3 orologi ci voleva 3 carrelli per le macchine, Esatto. spendevi più di trasporto. Ma E forse per questi non bastavano, eh? 3 carrelli, dipende che macchine. No, per tutti Erano quanti, erano macchine qui c'è costose. qui, Macchine importanti. scusi, piatto c'è vuole. Insomma, Luca, ci ha raccontato un altro pezzo di storia. tanto tornerai. No, una volta. Tornerai, Ci ha sicuramente. fatto una promessa, quindi sì. non si già. può dire, Non ma si ci può ha fatto dire. una promessa, Mi quindi... Esatto. piaceva, siccome io ho a cuore Steve. Oltre a Steve, te lo dico, scusa Steve. Quindi allora me lo lasci Ma certamente. Allora va bene. No, scherzo. Poi me lo lasci. È tutto divertente, è tutto piacevole. Spero che chi ci ascolta, chi ci guarda, apprezzerà il nostro modo cazzone di fare. Che è così. Sicuramente. Ma anche nella realtà. Che ha sotto la Esatto. C del vocabolario. Sì, La C c'è? C'è. A Firenze un po' meno. Cazzoncellare, cioè. Uno dei pochi casi che la C'è scia a buffa, Firenze adesso dici è buffa. cazzone, non si dice cazzone. perché a Firenze- Cazzone. Ah, pensavo che dicevi che per cazzone è bucaiolo. No, quello è per birra, trovo Quella la è lettera prima. la sezione prima. Comunque, è bello farlo, fare tutto divertendosi con onestà e poi vediamo anche dei belli ricercare orologi. la storia, Esatto. ricercare la storia vera, ecco. Un evento raccontato da ricordarsi tutti come l'hai comprato, come non l'hai comprato, Certo. non è così facile, però ogni orologio c'ha la sua storia, è quello che devi assaporare, certo. capito? Siamo fortunati. Insomma, molto. Perfetto. E insomma, no, scusa, un'ultima parentesina, mi piaceva a me, se posso, autoinvitarmi a cena stasera perché non c'ho nessuno a casa. Va bene, vai. Hai capito com'è andata? Ragazzi, grazie di tutto. Grazie. Ciao, Alla ciao, ciao. prossima. Ciao, Luca. ragazzi. Ciao Luca. Ciao, ciao.